Questo episodio di SmackDown pre-Royal Rumble si apre con l'intervista da parte di Joe Tessitore a Kevin Owens e quest'ultimo dice che Tessitore, come tra l'altro tutti, gli hanno mancato di rispetto e leccano il culo a Cody Rhodes. Tutti a dire che sfideranno Cody Rhodes a WrestleMania, ma nessuno ha considerato che sarà Kevin Owens a vincere quel titolo domani notte. E dopo che Joe Tessitore non ha voluto scusarsi per aver intervistato Cody Rhodes settimana scorsa, Owens dice che è lì soltanto per riprendersi il suo titolo, ma mentre sta per andarsene arriva CM Punk che si scusa con Owens per l'averlo interrotto e si scusa anche di aver dato per scontato che sarà Cody a vincere il match. Ma ovviamente quando Punk vincerà la Royal Rumble e se Owens vincesse il ladder match, allora a WrestleMania ci sarà CM Punk contro Kevin Owens e il prize fighter ha altri nel Royal Rumble match che gli stanno più simpatici di Punk. In realtà tutti gli altri 29 gli sono più simpatici di Punk, anche se non sa neanche chi saranno tutti. È un fottuto genio, ma l'idea che sia Punk a vincere ad andare nel main event di WrestleMania dove Owens gli romperà il culo non gli suona male. Lui sa cosa significhi per Punk il main event di WrestleMania, ma lui spera che non ne farà mai uno, così quando sarà vecchio e ripenserà al passato penserà che Kevin Owens ha chiuso più volte WrestleMania e lui zero, e quindi spera che Punk non vinca la Rumble. E Punk sa bene che Owens ha chiuso 2 volte WrestleMania mentre lui zero, ma lui non ha perso 5 match titolati alla Royal Rumble, non ha perso contro Logan Paul e non ha mai cercato di manipolare il suo migliore amico pur di diventare campione. E Punk invita Owens a tornare sul ring, ma lui se ne va. The Miz se la prende con Nick Aldis perché mentre lui cercava di farsi nuovi amici, ecco che ha mandato Yeta Down Under a Raw. Poi ci ha provato con Andrade, ma è stato scortese e se lo avesse davanti lo prenderebbe a calci nel culo. Ed ovviamente è l'idolo, era lì che ascoltava tutto e quindi i due si affronteranno più tardi. Jimmy Uso batte Carmelo Hayes in un bel match molto divertente, ma ha vinto in modo poco pulito mantenendogli il costume. Michin batte Chelsea Green ma per squalifica dopo un bel match e dopo che la campionessa ha colpito la sfidante con la sua mazza da kendo, e così facendo il titolo degli Stati Uniti rimane tra le braccia di Chelsea Green. E Damian Priest ci dice che è partito nel main roster a Raw ed è passato da tradire ad essere tradito, da seguire qualcuno ad essere seguito e da nessuno a campione del mondo. Ma lui non vive nel passato, prima era a Raw e ora è a SmackDown e qui gli obiettivi sono i titoli, e quindi alla Royal Rumble lancerà tutti oltre la terza corda e andrà a WrestleMania e vincerà il titolo, ma viene interrotto da Jacob Fatu e Tama Tonga e il Samoan Werewolf gli dice che entrambi vengono dalla strada e lui ora vuole farsi un nome anche a SmackDown, ma il brand blu appartiene a lui e Tama Tonga, e l'arciere dell'infamia gli risponde che proprio perché entrambi vengono dalla strada sanno bene le cose come si risolvono e rifila un super kick a Tama Tonga, ma la superiorità numerica si sente e quindi arriva LA Knight ad aiutare Priest e i due li sfidano per stasera in un tag team match. In un bel siparietto i Los Garza dicono ai Motor City Machine Guns di vincere i titoli alla Royal Rumble così loro potranno sfidarsi, e l'Eight Man Tag Team Match finisce con la vittoria da parte del team composto dai Motor City e proprio i Los Garza, anche se dopo un'incomprensione i membri del legato del fantasma hanno lasciato i Motor City da soli e dopo un big boot andato male anche i Pretty Deadly si sono tirati fuori, e così facendo Chris Sabin di rapina ha schienato Ciampa. Tama Tonga adocchia i titoli di coppia lasciati dai DIY e i Pretty Deadly si tirano finalmente fuori e lasciano i DIY da soli per la Royal Rumble. Naomi, anche lei di rapina, batte Liv Morgan in un match tutto sommato molto carino, ma dopo il match Raquel Rodriguez e Liv Morgan hanno attaccato le campionesse lanciandole probabilmente una sfida. Andrade batte The Miz in un match magnifico. Ora voglio tutti nei commenti a dire ma The Miz è bravo solo al microfono bla bla bla. Da 15 anni è lì e dimostra sempre il perché non l'hanno mai fatto fuori. La campionessa WWE Tiffany Stratton viene intervistata da Michael Cole e Pat McAfee e Candice LeRae interrompe l'intervista dicendole di togliersi il nome di Nia Jax dalla bocca perché lei è soltanto gelosa, perché la Jax ha scelto lei al posto della Stratton, e quest'ultima le ricorda che non è un'amica ma soltanto un'altra vittima che verrà comandata dalla gigantessa, ed arriva proprio Nia
Jax che attacca la Stratton e connette anche l'Annihilator. E in un bellissimo main event Damian Priest ed LA Knight hanno sconfitto Jacob Fatu e Tama Tonga, ma subito dopo il match Jacob Fatu ha attaccato Damian Priest e la puntata di SmackDown pre-Royal Rumble si conclude proprio così. Beh, che dire ragazzi, puntata normalissima, non è successo nulla di che, però almeno abbiamo avuto bei match. Io come sempre vi invito a farmi sapere come vi è sembrata questa puntata di SmackDown e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!